Solani Virginia Flake, bentornati in mi cueva. Oggi dalla bocca della cueva entra un bel sole e ho detto registriamo, facciamo questa recensione di giorno, perché no, è la prima volta, qual è il problema? Allora, il Solani Virginia Flake per l'appunto è composto da tabacchi Virginia e Perique. Nell'aprire la scatola ci incontriamo subito con un buon profumo, un taglio per l'appunto flake composto da fettine così. Lo prendiamo, eccola qua, tutte fettine così. L'ho pesata e viene 3 grammi precisa ogni fettina, quindi è una discreta fumata, insomma, dipende dalle abitudini di ognuno di noi e dai fornelli, soprattutto delle pipe. Questa, dal profumo subito si sentono i pomodorini secchi, si sente il Virginia, il fieno, poi vediamo anche, sentiamo pure anche il Perique. Nell'aprirlo poi il flake, appallottolandolo e facendo i soliti giri. Aspetta che lo metto qua così ve lo faccio vedere. Una volta che si è aperto il flake emana un profumo veramente soddisfacente. Vabbè, è aperto, è così. Comunque, come si apre bene. Tanto lo lascio arieggiare. E si sente i pomodorini Virginia, ma si sente anche un poco di mela e il rum. È un tripudio di profumi praticamente, è piacevole, però rimane sempre all'olfatto, diciamo, rimane una cosa che si sente, diciamo un buon 20%. Mentre in fumata, come tutti, insomma, con la combustione vanno un po' a sciamare gli aromi, però rimangono persistenti fino alla fine, differenti ovviamente, perché così veramente pare un profumo da boutique. Mentre in fumata assume l'aspetto da tabacco, dell'English Mixture, e non troppo forte, ecco, assolutamente non è un panettone. Si sente, è il Perique che aromatizza, ma assolutamente non è un panettone. Una forza, io direi, per me, una forza medio-bassa, sul medio-bassa. E cos'altro dire? Questo me lo sono regalato per il Natale, lo sto fumando da un po' e mi ha ingannato un po' con l'umidità. In che senso? Ho avuto problemi i primi giorni, cosa che non mi è successo nemmeno le prime volte che fumavo. Praticamente non riuscivo a fumare bene, mi si spegneva spesso, e poi quando scaricavo la pipa vedevo che si formava come il tappo, perché comunque sia sembra, quando appena aperta la tin, sembra secco, sembra quel leggermente umido, pronto da mettere in pipa. Invece in realtà mantiene dell'umidità, c'è dell'umidità. Difatti poi ho fatto 2 o 3 giorni di fumate cattive, non riuscivo a capire questo tabacco, ma dopo, facendogli prendere un po' d'aria, forse anche
lasciandolo un'oretta, non i soliti 5 minuti, aperto, in fumata ha assunto tutto, ho caricato leggermente un po' l'asco, a me non piace caricare l'asco, però difatti ho caricato leggermente un po' più lento e le fumate hanno assunto un andamento normale, diciamo. E, cosa che con altri tabacchi, ripeto, non mi era successo. La tin è una tin da 50 grammi e con quello che costa, lo sapete, sta sui 30 euro. Per me era una curiosità la prima volta approdare a questi tabacchi. Per la maggior parte le altre tin sono le altre qualità della linea, sono tutti aromatizzati. L'unico che proverei, non so, che probabilmente sono tentato a comprare oltre a questo è il Barley. Questo ero tentato perché un Virginia che a me piacciono, sopporto i aromatizzati light, non i panettoni, è un Virginia con il Peric. Io il Peric da solo non l'ho mai provato, l'ho provato sempre nell'English Mixture, però non sono mai riuscito a distinguerlo bene in una mixture quale possa essere il suo lavoro. E invece, come pensavo e come è stato in questa tin, Virginia e Peric, si distingue bene il Virginia, è una buona qualità, e si distingue bene il lavoro che fa il Peric. Adesso, quindi cos'è il Peric? Adesso io ripeto, non l'ho mai provato puro, so, come ho letto, che è molto concentrato, quindi io non saprei dire se i miei servizi segreti non sono riusciti a carpire la percentuale esatta di Peric. Io non lo so se c'è un 1%, un 20, un 30. Io posso dire che al palato si sente abbastanza, come rimane un Virginia come al 60-70%, 70 dai, arrotondato, ammorbidito e arricchito di aromi da questo Peric al palato in fumata. Perché poi, come ho detto, all'olfatto aperto è un tripudio di odori, è da profumeria proprio. La convenienza, non lo so, questo è un discorso, si aprirebbe un dibattito da mezz'ora. Magari se avete, io lo reputo un tabacco di qualità. Sicuramente regge sicuramente il confronto con le tin da 20 euro, euro più, euro meno. Sta ai livelli del Summer Gawit, sta ai livelli da 30 euro. Non lo so. Forse se mi dite qualcosa voi, scrivetelo sui commenti, mi aiutate, io probabilmente questo lo potrò scoprire più in là. So che sicuramente sta a confronto a livello di qualità di tabacco sulle tin di 20 euro, regge il confronto, c'è. E poi entra in ballo, la qualità c'è, entra in ballo solo una questione di gusti, secondo me. Dopodiché, per quanto riguarda le tin, se vale 30 euro, questo ancora non lo so dire. Spero di sì. Spero di sì perché ce l'ho spesi già. Io intanto carico e penso che Desde la Cueva anche oggi è todos, e spero di esservi stati utili almeno in parte, o comunque sia, se siete arrivati qua, lasciatemi un bel mi piace, magari non dico iscrivetevi perché stiamo in due, stiamo io e mia moglie, stiamo tanto bene così, però con mi piace magari mi imparo a fare i video.